Nei prossimi anni il salto in lungo e il salto triplo potrebbero cambiare radicalmente per come li conosciamo oggi. Questo perché dal 2026 potrebbe sparire il concetto di salto nullo per come lo conosciamo noi oggi ed essere sostituito con una zona di stacco, dove il salto che viene misurato è il salto effettivo vero e proprio e non più dal bordo dell'asse di battuta. Però adesso andiamo con ordine. Il 19 febbraio sul quotidiano The Sun, che è giusto il secondo quotidiano più letto al mondo in lingua inglese, quindi di certo non gli ultimi arrivati, sono apparse delle dichiarazioni di John Region, ex ostacolista britannico e ora attualmente CEO della World Athletics. Quindi parliamo praticamente di uno dei massimi boss dell'atletica mondiale. E l'articolo parte con un concetto che vi avevo già riportato in un video precedente, ovvero il fatto che ai campionati mondiali di Budapest del 2023 circa un terzo di tutti i salti in lungo e di triplo sono stati in realtà dei salti nulli, comportando quindi da parte della World Athletics dei momenti morti nella competizione, da parte dei momenti in cui guardi un salto, aspetti l'attesa del risultato e poi in realtà è un nulla di fatto, nulla che vada a influire all'interno della competizione. Però per approfondimenti su questa vicenda vi lascio il video sulle dichiarazioni di Sebastian Coe, che è il presidente della World Athletics. Se volete approfondirlo ve lo lascio nelle schede oppure sotto in descrizione, così non perdiamo tempo, andiamo direttamente al sodo. E quindi partendo da questo fatto, la World Athletics ha così intenzione di cominciare a sperimentare nel 2024 questa fantomatica zona di stacco e non più l'asse di battuta come lo conosciamo noi oggi. Quindi in pratica gli atleti del salto in lungo e salto triplo avranno una zona molto più ampia dell'attuale per saltare, che non è stata dichiarata quanto sarà ampia questa zona, però presumo che non possa essere inferiore ai 40 cm e mi stupirebbe se dovesse essere oltre i 60 cm questa zona. In questa zona qui ognuno può staccare dove vuole, perché poi grazie a sensori, videocamere e quant'altro il punto zero, l'inizio della misurazione del salto, viene effettuato esattamente dove viene appoggiato il piede e non più quindi magari 10, 15, 6, 2 centimetri più avanti, cioè da dove inizia l'asse del nullo, che attualmente è quello che viene effettuato. Uno può saltare anche adesso dove vuole prima dell'asse del nullo, però comunque il punto zero del salto è comunque all'asse del nullo, comportando quindi praticamente sempre la perdita di alcuni centimetri rispetto al salto effettivo. E questa novità è proprio dovuta al fatto che un terzo delle prove dei vari salti in estensione diventa in realtà un nullo attualmente, e la World Athletics sta proprio cercando nuovi modi, nuovi approcci, nuovi regolamenti per le varie specialità di atletica, proprio per renderle più spettacolari, per renderle più appetibili a livello mediatico. E questo lo vuole fare soprattutto per quanto riguarda le gare di concorsi, che a livello di spettacolo sono quelle che hanno più difficoltà. Poi John Region ha comunque detto che anche se all'interno della World Athletics qualcuno pensa che questa sia una buona idea, non è che dall'oggi al domani fanno questo cambiamento così grosso per una specialità, ed è per quello che adesso verrà testata all'interno delle varie competizioni minori, quindi praticamente gare che nessuno si fila. Non è che questa cosa la provino nella Diamond League oppure la provano ai campionati mondiali. Infatti adesso faranno dei test sul campo, faranno test in condizioni reali e poi in futuro, magari non è detto, questa nuova regolamentazione potrebbe diventare ufficiale dal 2026 per quanto riguarda qualche evento importante e poi diventare parte vera e propria dell'atletica dal 2028 anche con i Giochi Olimpici di Los Angeles. Ora questa è una cosa talmente grande, talmente rivoluzionaria che secondo me dobbiamo analizzare piccole parti di essa una per volta, e nell'ordine andrei in senso logico, praticità, sentimenti e implicazioni. Per quanto riguarda il senso logico dietro questa scelta, per la World Athletics questa nuova regolamentazione dovrebbe praticamente azzerare quasi i salti nulli, in maniera tale che ogni singolo salto diventi essenziale ai fini della competizione. Quindi con ogni salto valido si aumenta la spettacolarità della competizione, si aumenta il dramma dietro la competizione stessa, risultando quindi anche più piacevole da vedere per il pubblico. E questo non lo dico io, ma lo dice proprio la World Athletics. È questo l'obiettivo ultimo di questa regolamentazione: diminuire i tempi morti e far sì che tutta la competizione diventi parte di quella che potrà essere poi la classifica finale, perché se su 6 salti tutti e 6 sono validi vuol dire che ci sono più possibilità di variare la classifica, piuttosto di avere su 6 salti solo 4 salti validi. In più, oltre a questo, consideriamo anche il fatto che la World Athletics vuole sperimentare un sistema di misurazione praticamente immediato, cioè uno salta e dopo 1-2 secondi ha immediatamente la misura reale del suo salto, facendo quindi risparmiare 20, 30, 40 secondi dopo il salto, perché attualmente uno salta, si guarda se è nullo e poi bisogna aspettare comunque la misurazione vera e propria, il che comporta per la World Athletics dei pericolosi tempi morti, tempi in cui non succede
succede nulla a livello della competizione. Quindi accorciando il più possibile tutti questi tempi in cui non c'è un salto, la gara si accorcia, diventa più spettacolare da vedere, diventa più interessante per un pubblico, per attirare anche nuove persone. E quindi ecco che da parte della World Athletics questo cambiamento sarebbe con una logica ferrea e senza alcuna implicazione negativa, perché appunto va ad accorciare i tempi, va a rendere più spettacolare tutta la gara e quindi dovrebbe attirare nuovo pubblico. Per quanto riguarda invece la praticità di questa proposta, il discorso è un po' più spinoso, perché per quanto riguarda le grandi competizioni internazionali, vuoi che siano campionati mondiali, giochi olimpici, ma anche campionati continentali e tanti campionati nazionali e anche tutto il circuito della Diamond League, mettere in pratica questa cosa è una stupidata. Hanno sponsor, hanno tanti soldi e quindi senza problemi hanno tutta la strumentazione necessaria. Il problema nasce nel momento in cui devi mettere in pratica questa cosa nel piccolo, nelle piccole realtà, vuoi che siano delle competizioni regionali in Italia oppure anche nelle varie parti del mondo, perché la vedo veramente dura, la vedo veramente difficile che un comitato regionale in Italia, ma potremmo estendere la cosa anche nella maggior parte delle nazioni, possa dotarsi di strumentazioni adeguate per misurare esattamente il punto di stacco, per vedere esattamente dove viene staccato il piede da terra, perché a livello economico serve una bella forza per prendere tutta questa strumentazione e quindi la cosa più probabile è che nasca un livello di disparità tra l'alto livello e il basso livello, cioè nell'alto livello tutte le strumentazioni super belle, super accurate, tanta roba, mentre nel basso livello si fa un po' come le gare negli esordienti, c'è questa zona, magari i giudici per aiutarsi un pochettino mettono giù della farina o del gesso per vedere il giusto il punto di stacco, però in genere si andrebbe ad occhio. Un livello di disparità come per esempio già esiste per quanto riguarda le false partenze nella velocità. Nelle grandi competizioni si hanno i sensori, si hanno tempi esatti di partenza, di stacco del piede dal blocco, mentre nelle competizioni normali, umane, abbiamo l'occhio del giudice, che per quanto possa essere bravo può comportare errori. E poi l'altro punto da risolvere è la pedana di stacco. Cioè, attualmente abbiamo queste pedane praticamente in legno, larghe 20 cm, che aiutano anche un po' a effettuare il salto. E a quel punto cosa facciamo nel momento in cui hai una zona di stacco, mettiamo caso, di mezzo metro? Tutte le pedane di stacco le togliamo e a quel punto si salta sul tartan, oppure mettiamo una pedana larga mezzo metro, che però nel primo caso non comporta grossi problemi a livello di praticità, perché bene o male puoi sostituire queste pedane in legno con pezzi di tartan, cioè delle pedane con sopra il tartan banalmente. Però nel momento in cui dovessero decidere di rendere tutta la zona di stacco una vera e propria pedana, a quel punto servirebbero interventi sulle piste di atletica, comportando un ulteriore costo per le società o per i comitati regionali, e in quel caso si creerebbe tranquillamente la situazione per cui nessuna pista viene toccata se non nell'alto livello, e quindi magari uno staccherebbe sulla pedana, uno metà sulla pedana, metà sul tartan, creando una situazione non proprio bellissima. Però in effetti su questo punto, finché non verranno date ulteriori spiegazioni su cosa succederà alla pedana di stacco, non possiamo dilungarci troppo su questa parte, proprio perché mancano informazioni a riguardo. Passiamo quindi ora alla parte dei sentimenti, cioè il pensiero riguardo a questa novità, a questa possibile novità per essere precisi, perché John Region ha detto che non solo i test dovranno superare i requisiti di funzionalità, cioè essere efficaci sul campo, ma in qualche modo dovranno essere approvati dagli atleti, perché diciamocelo chiaramente, se fanno una novità che anche funziona dal punto di vista logico, che sul campo non ha nessun problema, ma che il 99% degli atleti odia profondamente, che vuole ritornare al passato, a quel punto la World Athletics non è che possa andare così tanto controcorrente se ha tutto il mondo dell'atletica contro. Però attenzione, perché anche al contrario non è che serva un plebiscito per far sì che questa novità veda la luce, perché la World Athletics è consapevole che se dovessero andare a toccare una specialità, dovessero andare a cambiare una delle parti fondamentali della specialità stessa, perché da sempre l'approccio allo stacco fa parte del salto in lungo, è ovvio che non tutti la proveranno, è ovvio che alcuni saranno profondamente arrabbiati e delusi da questa cosa. Cioè è stato proprio dichiarato che sono consapevoli che uno che ha saltato per una vita intera cercando la pedana di stacco, nel momento in cui vede questa novità potrebbe risentirsene non poco. E infatti la principale critica data a questo sistema è il fatto che il cercare di non fare nullo è da sempre parte integrante sia del salto in lungo sia del salto triplo, e che la capacità di arrivare giusti allo stacco è una delle caratteristiche del buon saltatore, e quindi per molte persone andare a togliere questa caratteristica fa sì che non sia più salto in lungo, che non sia più salto triplo, ma che sia una competizione di divertimento, che sia una pagliacciata da circo in pratica. Prima di andare avanti premetto che un
un'idea vera e propria di questa cosa non me la sono fatta, a parte un po' mi ispira comunque come cosa, ma devo ancora ragionarci, devo ancora far decantare un po' l'idea. Però premesso questo, invito tutti quelli che la pensano come poco sopra, cioè che togliendo il nullo come lo conosciamo oggi si va a snaturare la specialità. Vi invito a riflettere che in passato tante specialità non erano come le conosciamo oggi. In passato, se buttavi giù un ostacolo durante una gara di 110 ad ostacoli, il tuo record del mondo non valeva, e quindi se volevi essere fortissimo c'era la capacità di non buttare giù gli ostacoli. In passato si partiva senza blocchi. Nel salto in alto era essenziale la capacità di atterrare in un certo modo, perché non esisteva il materasso di caduta, ma si atterrava sulla sabbia. Nel giavellotto ad una certa si sono azzerate completamente le liste all time perché si è cambiato il bilanciamento del giavellotto. Stessa cosa è avvenuto nelle prove multiple, dove più volte nel corso della storia sono cambiati i punteggi da attribuire alle singole specialità. In passato un atleta doveva anche adattarsi alla superficie della pista, perché non era tutta in tartan, c'era la pista in terra battuta, c'era la pista in altre superfici. Anche in tempi più recenti ci sono state grosse rivoluzioni. Per dire, nella staffetta fino a pochi anni fa esistevano 10 metri della zona di precambio in cui gli atleti dovevano accelerare, e poi avevano 20 metri per effettuare il cambio vero e proprio. Però poi c'è stata una novità di regolamento tale per cui adesso si hanno 30 metri e ognuno fa un po' quello che vuole, rendendo di fatto più facile la staffetta, perché adesso ci sono 30 metri per cambiare invece dei 20 metri precedenti. Quindi in quasi tutte le specialità dell'atletica nel corso del tempo ci sono state novità, vuoi di regolamento, vuoi di materiali, vuoi di tecnica, che hanno totalmente rivoluzionato la specialità stessa, l'approccio anche alla specialità e le caratteristiche richieste all'atleta. Perché nel salto in alto prima non era richiesta questa enorme capacità di fare un arco dorsale. Finché saltavi col ventrale o col forbice non è che servisse questa grande mobilità. Quindi in generale vi invito a non rifiutare una novità solo perché si è sempre fatto così. Prima proviamo a vedere com'è, prima aspettiamo di vedere effettivamente la regolamentazione fine, non delle semplici dichiarazioni, e dopodiché, dopo che è stata sperimentata, dopo che l'abbiamo vista, dopo che l'abbiamo provata, a quel punto si può dire tranquillamente no, è una cagata pazzesca, togliamola immediatamente. Però aspettiamo a pronunciarci prima del tempo, anche perché nulla vieta che in futuro, tra 15-20 anni, guardandoci indietro ci diremo ma che bello è il salto in lungo e il salto triplo senza l'avere il nullo, ma vedere il salto vero e proprio, vedere effettivamente chi è che salta più lontano senza implicazioni varie, come per esempio cercare di arrivare giusti allo stacco. Oppure vale anche il contrario, nulla vieta che tra 15-20 anni, guardandoci indietro, diremo e per fortuna che non hanno mai cambiato questa regola, per fortuna che quella sperimentazione sia andata completamente a farsi benedire. Ma visto che non sappiamo cosa avverrà effettivamente in futuro, aspettiamo un attimo a pronunciarci con giudizi definitivi. Ora arriviamo all'ultimo punto, le implicazioni sul futuro di questa cosa. Nel caso in cui questa sperimentazione dovesse andare a buon fine, potremmo vedere questa novità di regolamento introdotta già tra un paio di anni, nel 2026, dove vi ricordo che tra l'altro c'è ancora il grande evento, nuovissimo grande evento, che verrà introdotto proprio nel 2026 e di cui non conosciamo ancora nulla, se non la durata di 3 giorni. E se appunto questa novità dovesse diventare una vera e propria parte del salto in estensione e dovesse anche piacere tanto al pubblico, a quel punto la World Athletics sarebbe anche più invogliata a sperimentare su altre specialità e ad essere più aggressiva, potremmo dire, proprio con le sperimentazioni, visto che già hanno detto che stanno provando a mettere mano un po' agli eventi dei concorsi, perché sono quelli che a livello mediatico hanno più difficoltà ad emergere. Però questo vale anche al contrario, cioè se questa sperimentazione dovesse fallire e tutti dovessero essere contro questa novità, allora a quel punto la World Athletics in teoria dovrebbe essere più cauta con le sperimentazioni, dovrebbe essere più tranquilla e cercare di cambiare un po' meno le varie specialità. Poi è ovvio, tra questi due estremi esiste tutta una enorme sfumatura di possibilità e di variabili, però ecco, secondo me i due estremi sono proprio questi. Però esiste anche una piccolissima possibilità, abbastanza irrisoria, secondo me mai esiste. Questo potrebbe comportare un problema enorme nell'atletica, cioè mettiamo il caso estremo, la World Athletics introduce questa novità ma con grossi problemi a livello mediatico, cioè non piace a nessuno quasi, però la World Athletics dice vabbè, me ne sbatto e lo metto lo stesso. Ecco, a quel punto potrebbe succedere che dopo qualche anno cambia il presidente della World Athletics, cambia il consiglio federale e il nuovo consiglio dica no, vogliamo stare dalla parte del pubblico, dalla parte degli atleti, torniamo al vecchio sistema. E questo sarebbe un grosso problema, cioè il fatto che venga cambiata ogni qualche anno una specialità, creando quindi confusione, generando malcontento
malcontento generale e quindi problemi non da poco nell'atletica. Però questa è proprio un'eventualità estremissima con, spero, pochissime possibilità che succeda. Adesso però non ci resta veramente che aspettare di vedere cosa accadrà a queste sperimentazioni. Speriamo soprattutto che la World Athletics pubblichi anche i documenti veri e propri della regolamentazione che vorrebbero introdurre a seguito di queste sperimentazioni. Speriamo anche che ci facciano sapere come vadano effettivamente le sperimentazioni e che non lo tengono, diciamo, nascosto per un annetto. Cioè io mi auguro che nel corso del 2024 sentiremo parlare ancora spesso di questa cosa, proprio perché sarebbe bello rimanere aggiornati a riguardo. E ora non mi resta che chiedervi cosa ne pensiate voi, così di primo acchito, di questa idea, mantenendo comunque toni civili nei commenti e premettendo appunto che non sappiamo effettivamente come sarà questa sperimentazione, come andranno le cose. Cioè un conto è dare un'opinione, un conto è dare un giudizio definitivo. Niente, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia interessato soprattutto, e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Ciao ciao!